Quindi nuovamente ci troviamo di fronte ad una radice che è pari. Come ho detto prima, quando una radice è pari devo imporre che tutto l'argomento sia maggiore o uguale di 0. Quindi l'argomento qua è x alla seconda meno 4x più 4 e deve essere necessariamente maggiore o uguale di 0. Quindi io mi sto chiedendo, quando è che la cosa che c'ho a sinistra è maggiore o uguale di 0? Beh, qui siamo fortunati perché quello che c'è qui a sinistra rappresenta una cosa notevole in matematica, che prende il nome di quadrato di binomio, ossia nel momento in cui io ho a meno b tutto alla seconda, allora posso riscrivere le cose come a alla seconda meno 2ab più b alla seconda. E in effetti quello che trovo qui è proprio un quadrato di binomio. Infatti io posso riscrivere tutto come x meno 2 al quadrato. E ovviamente la cosa che c'è qui è identica adesso alla cosa che c'è sopra. Però la domanda resta sempre la stessa. Quando è che questa cosa è maggiore o uguale di 0? Ma noi ci stanno chiedendo adesso quando è che un quadrato è positivo? Ovviamente la risposta è sempre per ogni x appartenente ad R. Quindi il risultato è appunto per ogni x appartenente ad R proprio perché un quadrato è sempre positivo. Per convincerci di questo fatto ricordiamo quale grafico rappresenta questa equazione qui. Questa equazione naturalmente rappresenta una parabola che non è centrata nello 0, ma è centrata sulla retta x uguale a 2. Quindi ho una parabola di questo tipo all'incirca. Quindi se mi ricordo un po' anche come si disegnano le cose, mi rendo subito conto in maniera alternativa che sto parlando di una funzione che è sempre positiva. Perché ricordiamoci che la domanda è sempre quando è che questa funzione è maggiore o uguale di 0? La risposta è sempre. Come la risposta è sempre, il dominio è tutto R.